Durante il Medioevo la metallurgia si rivelò essere uno dei settori tecnologici più avanzati, notevolmente influenzata dagli scambi con i popoli orientali e islamici. L'introduzione di elementi come la sella e soprattutto la staffa ebbe un impatto significativo nelle guerre di conquista, migliorando l'efficacia dei cavalieri. Anche le armature subirono importanti trasformazioni con l'introduzione della maglia di ferro, tecnica già conosciuta nel mondo islamico. Le armi diventarono simboli del guerriero esemplare, come dimostra la celebre spada di Rolando, Durlindana. Anche la produzione delle campane, che era gestita da pochi specialisti fonditori, mostrava la complessità del settore metallurgico dell'epoca. Talvolta le campane vennero fuse direttamente nei pressi o all'interno delle chiese, come dimostrano alcune buche scoperte dagli archeologi. La maestria dei bronzisti mediorientali, sia cristiani che musulmani, era particolarmente apprezzata, come evidenziato dal griffo di Palermo rubato dai pisani nel 1601 e successivamente collocato sulla cattedrale della città. Questo pezzo dimostra un raffinato lavoro di cesellatura e l'uso di figure ornate, non necessariamente naturalistiche, ma fortemente espressive. Uno degli eventi più intriganti fu l'arrivo in Italia di 7 porte di bronzo provenienti da Costantinopoli tra il 1066 e il 1112, realizzate per chiese italiane. Queste porte, prodotte per iniziativa della famiglia amalfitana dei Mauroni, sono uniche nel loro genere e testimoniano l'intensa attività diplomatica e culturale tra l'Italia e l'impero bizantino. Secondo alcuni, i nobili amalfitani possedevano a Costantinopoli l'officina da cui le porte provenivano. Secondo altri si trattò di doni per propiziare le sorti della piccola repubblica minacciata dai Normanni. Sta di fatto che queste porte prodotte a Costantinopoli costituiscono un caso unico. Tutte le porte consistono in montanti di bronzo, tra i quali sono inserite lastre bronze ageminate e ornamenti applicati. La porta più antica è quella del Duomo di Amalfi, che stupì talmente l'abate Desiderio di Monte Cassino che ne volle una per la sua abbazia. Un'altra porta fu eseguita per Papa Gregorio VII, allora abate di San Paolo fuori le mura, su disegno di un certo Teodoro e fusa da un certo Staurachio, come risulta dalle iscrizioni greche, cui se ne affianca una siriaca. È la più complessa per il numero dei pannelli e per la varietà delle scene che li occupano. Altre porte sono al santuario di Monte Sant'Angelo, ad Atrani, a Salerno. Intorno al 1112 una porta paragonabile alle precedenti con ornamenti più complessi fu ordinata per San Marco a Venezia e forse qualche tempo più tardi ne giunse una seconda. Tutte le porte hanno dei pannelli figure di santi. Infine le valve di bronzo della porta del mausoleo di Boemondo, principe d'Antiochia, benché siano testimonianza di una tecnica affine a quelle bizantine, hanno motivi decorativi di influsso islamico. La porta di San Zeno a Verona consta della riunione dei pannelli di 2 porte più piccole, con figure in rilievo di grande energia appartenenti a 2 fasi di attività e legate alle scuole alpine che hanno prodotto altri piccoli oggetti metallici in consonanza con le scuole germaniche. Verso la fine del XII secolo si collocano i bassorilievi di austera impronta classica della porta del Duomo di Benevento. A Monreale, verso il 1180, lavorò anche Bonanno Pisano, che già nel 1180 aveva fuso la porta principale del Duomo di Pisa e quella di San Ranieri nel transetto. Sebbene influenzato dalla tradizione fiamminga, Bonanno seppe tradurre in un linguaggio tutto occidentale le raffigurazioni bibliche sui pannelli delle sue porte. Le sue figure emergenti dal fondo ad alto e basso rilievo sono fortemente plastiche. Equilibrò il rapporto tra pieni e vuoti, armonizzando pure le figure con le iscrizioni che commentano le scene. Oltre ai richiami iconografici bizantini, lo scultore mostra di aver studiato i sarcofagi antichi. Altro esempio infine è la porta della cattedrale di Troia, che unisce motivi normanni nelle parti in rilievo e una traduzione romanica della grafica bizantina. Tutte queste porte di bronzo, sia quelle prodotte localmente sia quelle importate, erano spesso arricchite con pannelli raffiguranti figure di santi e scene bibliche,
contribuendo così alla decorazione e al simbolismo religioso degli edifici ecclesiastici. Queste opere non fungevano solo da elementi funzionali, ma anche come potenti strumenti di narrazione visiva per i fedeli e di affermazione culturale e politica. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!